Salve a tutti, bentornati nella mia cucina. Oggi vediamo le varie fasi necessarie alla realizzazione di un buon risotto, base fondamentale per realizzare poi i vari risotti. Generalmente per 4 porzioni sono sufficienti 360 g di riso fino o super fino. I più indicati sono arborio, carnaroli, ma anche il violone nano. Circa 1,5 litri di fondo bianco, di fondo vegetale, di brodo, di fumetto, a seconda del tipo di risotto che si vuole realizzare. Da 40 a 70 g di materia grassa, solitamente rappresentata da burro o da olio extravergine d'oliva, che possono essere utilizzati anche insieme. 25-30 g di cipolla bianca o dorata finemente tritata. 70-80 ml di vino rosso, vino bianco o di spumante, di champagne o altra sostanza alcolica, sale e pepe bianco o nero a seconda del tipo di risotto, infine da 30 a 50 g di formaggio grattugiato, solitamente grana o parmigiano, impiegato quasi per tutti i tipi di risotto ad eccezione di alcuni risotti a base di pesce. Iniziamo con la tostatura del riso che va fatta in un fondo preparato con cipolla finemente tritata oppure con scalogno o con porro sempre tritati finemente, ai quali viene aggiunto poi un grasso che può essere burro o olio a seconda della preparazione. Possiamo comunque utilizzarli insieme, soprattutto in virtù del fatto che il burro ha un punto di fumo più basso e quindi tende a bruciare velocemente. Aggiungiamo la cipolla e la lasciamo soffriggere a fiamma molto delicata fino a quando diventa trasparente. A questo punto uniamo il riso e lo facciamo tostare, mescolando spesso, fino a quando i chicchi scottano. È importante però che non si dorino. Possiamo verificare l'intensità della temperatura toccando i chicchi con un dito. È importante comunque che la tostatura avvenga sempre a fiamma moderata, sia per evitare che il chicco possa assumere una colorazione dorata, sia per evitare che la cipolla possa bruciare. A questo punto sfumiamo con il vino e lo lasciamo evaporare. Una volta che il vino è completamente evaporato, cominciamo la cottura aggiungendo il brodo. La quantità di brodo deve essere sufficiente a coprire il riso, quindi lasciamo cuocere e aggiungiamo di tanto in tanto altro brodo ogni qualvolta viene assorbito. Lasciamo cuocere il riso per altri 6-7 minuti, dopodiché uniamo la salsa che caratterizzerà poi il risotto, che potrà essere una salsa ai funghi, agli asparagi, una salsa pescatora, oppure semplicemente dello zafferano o altri ingredienti. Consideriamo che per portare a cottura un risotto occorrono dai 14 ai 16 minuti, in base alla tipologia di riso impiegato. Quando il riso è ancora molto al dente aggiustiamo di sale e lo togliamo dal fuoco. Una volta tolto dal fuoco il riso dovrà presentarsi all'onda, cioè scuotendo la casseruola dovrà formare la classica onda. Quindi a questo punto possiamo mantecarlo. Nel caso di una base di pesce mantechiamo solo con olio, altrimenti aggiungiamo burro e parmigiano. Quindi mescoliamo energicamente in modo che si creino emulsioni e si formi la classica cremina tipica dei risotti. Dopodiché copriamo con coperchio e lasciamo riposare per un minuto in modo che i sapori si uniformino. Molto importante per la buona riuscita del risotto è la tostatura, che gelatinizza l'esterno dei chicchi impedendo una gran fuoriuscita di amido. Saluti da Sonia e alla prossima ricetta!